Ciao, sono Chris. Welcome, benvenuti. È un po' che ho in mente questo video, ho provato a pianificarlo, ripianificarlo, scriverlo, cambiarlo, riscriverlo. Alla fine ho detto, ok, va bene, lo faccio. Spero che il messaggio passi nel modo corretto. Ma come dicono gli americani, baby step, un passo alla volta. Un italiano in America. Cosa intendo? Intendo affrontare in questo video tutte le esperienze e situazioni che sono necessarie quando si lascia l'Italia e si mette un piede negli Stati Uniti. È vero, può valere anche per altri paesi, per altre città, per altre situazioni, ma preferisco portare esempi e situazioni che ho vissuto personalmente. Punto numero 1. Un italiano in America e la prima doccia fredda. Hello, how are you? Questo semplice saluto è la causa della prima vera doccia fredda di un italiano che si trasferisce negli Stati Uniti d'America. Hello, how are you? Hey, what's up? How you doing? How is going today? Questi sono solo alcuni degli N.000 modi che gli americani hanno di salutare e chiedere come stai. Inizialmente, quando un italiano si trasferisce in America, nota subito questa cosa, che il 90% delle persone, anche se sconosciuti, salutano e chiedono come stai. Bastano poche settimane però per renderti conto che solo il 30% sentirà la tua risposta. Quindi, sto bene, grazie, tu come stai? E a questo punto poi ti rendi effettivamente conto, e qui sto largo, che solo un 10% ti risponderà sto bene, grazie, buona giornata. E quindi alla fine ti rendi conto che agli americani di come stai non gliene frega assolutamente niente. Il ciao come stai non è nient'altro che un ciao un po' più lungo. Ed ecco la prima doccia fredda. Punto numero 2. Un italiano in America, burocrazia e tasse. Burocrazia veramente difficile in Italia, non chiara, non semplice, insomma sempre un casino. Negli anni ci ha costretto ad allenarci un po' alla Cristiano Ronaldo e alla LeBron James per affrontarla. Stessa cosa per le tasse, mai chiare, mai definite e soprattutto quando ci si aspetta di ricevere dei soldi non si ha mai l'idea di quando. Con questo non voglio parlare male dell'Italia, ma è la verità. Stati Uniti, ci si arriva preparati, pronti ad affrontare qualsiasi cosa, con un po' di timore, di paura, perché magari moduli non semplici da capire, la lingua è difficile, non si capisce il sistema, e invece tutto semplice, forse troppo. Vi faccio l'esempio del codice fiscale. Io ci ho messo 4 giorni, ho utilizzato lo stesso documento che avevo per entrare negli Stati Uniti per richiedere il Social Security Number e in 4 giorni l'ho ricevuto direttamente a casa e non ho pagato niente. Situazione un po' diversa per le tasse. La dichiarazione dei redditi è difficile come in Italia, almeno io ho bisogno sempre che qualcuno mi aiuti, quindi ho un commercialista in Italia o uno studio qui negli Stati Uniti. Ma presentata la domanda, e vi dico la verità, dopo 2 settimane ho ricevuto il rimborso direttamente sul conto corrente. 2 settimane. Punto numero 3. Un italiano in America, banca e carta di credito. Se questo capitolo fosse un film, sarebbe uno di quei film dove ci sono delle continue novità e alla fine non ci si capisce più nulla. Ma facciamo un passo indietro. C'era una volta Chris, un italiano trasferitosi dall'Italia agli Stati Uniti con la necessità di aprire un conto corrente bancario. Entrò in una filiale, Chase, e incontrò il suo nuovo family banker, che per semplicità chiameremo John Smith. Si dimostrò subito gentile, disponibile e propositivo nel cercare la migliore soluzione per Chris. Bene, propose un conto corrente senza costi di apertura, senza costi di gestione e si scusò perché gli interessi sul conto in quel momento erano solo lo 0,1%. E allora, per scusarsi, propose a Chris
di aprire il conto con $200, mantenere il saldo del conto per almeno 3 mesi superiore a $200 e dopo 3 mesi avrebbe ottenuto $200 in regalo. E allora Chris aprì il conto corrente con questa banca. Dopo poco però Chris disse: vabbè, mi ha dato il dito, io prendo il braccio. John, cosa dici se facciamo anche una carta di credito? La storia finisce qui perché John, da persona gentilissima e disponibile che mi aveva sostanzialmente appena regalato $200, mi guardò con gli occhi da serial killer e mi disse: lei non ha uno storico con noi, non otterrà una carta di credito con noi oggi. Bene, questa è la storia. Ho aperto un conto corrente molto interessante rispetto a quello a cui ero abituato, ma ho dovuto lottare per altri 6 mesi per ottenere una carta di credito con un limite iniziale di $150 al mese, e dopo 3-4 mesi di buon utilizzo ho ottenuto finalmente quello che è per gli Stati Uniti la cosa più importante: il credit score. Negli Stati Uniti infatti puoi avere $1 o $100.000 sul conto corrente, non vale nulla questa cosa. Quello che vale è il numero che ogni mese ti viene dato per come gestisci il tuo credito, come utilizzi la tua carta di credito e come la paghi. Punto numero 4. Un italiano in America, ghiaccio e aria condizionata. Non so da dove partire, se dal ghiaccio o dall'aria condizionata, ma parto dalla fine. Non c'è via di scampo. Questa è l'usanza americana. Ghiaccio come se non ci fosse un domani, più ghiaccio che liquido nel bicchiere, e l'aria condizionata è così. Punto. 18 gradi, fissi, dovunque e comunque. Deve far freddo. Punto. Quindi la scelta è semplicemente accettarla. Punto numero 5. Un italiano in America alla guida. Guidare negli Stati Uniti per un italiano è semplice, direi anche quasi divertente. Ok, a parte lo shock iniziale di arrivare in autostrade da 5-6 corsie con degli svincoli che passano sopra, sotto, insomma non proprio chiarissimi all'inizio, o guidare in città come New York dove hai 4-5 corsie per senso di marcia, in poche settimane ci si abitua. Ok, noi italiani siamo portati per la guida, le città italiane ti sfidano a diventare veramente un professionista nel gestire acceleratore, freno e nel cogliere tutte le opportunità di spazio, di inserirsi nelle code che le strade ti offrono. Questo unito al fatto che l'americano non è proprio preparatissimo alla guida, diciamo anche un pelino imbranatino, soprattutto quando le condizioni climatiche non sono perfette. In più, visto che le strade sono semplici, larghe, quasi sempre dritte, il codice della strada permette cose tipo sorpassare a destra, zizzagare nel traffico, girare a destra col semaforo rosso, e gli stop, quasi tutti, bloccano tutte le direzioni della strada, quindi chi prima si ferma ha la precedenza per ripartire, e per noi italiani questa è un'opportunità enorme. Tutto questo ci porta ad essere abbastanza smart nella guida americana. Ovviamente se il nostro livello di guida è 10 in Italia, qui basta 7, anche perché in alcune situazioni può essere anche pericoloso, ad esempio andare troppo sotto la macchina davanti o fare i fari. Questo manderebbe in crisi il guidatore dell'auto di fronte a noi, che molto probabilmente inchioderebbe e quindi creerebbe un incidente enorme. Prima o poi la guida smart italiana verrà ridimensionata in automatico, perché la polizia qui è molto presente e spesso capita di trovarsi un lampeggiante, una macchina, una moto nello specchietto retrovisore che ci chiede gentilmente di accostare a destra o a sinistra e ci farà notare che il limite di velocità nelle ultime 3-4 miglia non l'abbiamo rispettato, che allo stop numero 2 non ci siamo fermati correttamente e la macchina ha superato la linea bianca, che nel ripartire in un semaforo rosso abbiamo accelerato troppo in fretta perché non abbiamo dato giusta precedenza, e questo porterà a multe salatissime
sequestro della patente. E in alcuni stati bisogna stare attenti perché si possono passare anche delle notti in prigione. Ma guidare in America per un italiano, super! Un italiano in America e il cibo. Il punto principale è che la cucina italiana è strepitosa. Noi italiani appena usciamo dal territorio italiano scopriamo che nel resto del mondo non si mangia bene come da noi. È la cruda verità. Stessa cosa vale per gli Stati Uniti, tanto quanto le altre parti. Ma c'è un ma. Negli Stati Uniti, so che molti non saranno d'accordo, si mangia bene. Anzi, in molti posti si mangia veramente bene, solo che bisogna ricercarli, sono molto più rari. Soprattutto sono presenti nelle grandi città, dove nelle grandi città americane si può mangiare qualsiasi tipo di cibo ad altissimo livello. Ovviamente i costi sono salatissimi. Gli americani sono veramente focalizzati sul cibo, penso sia la loro ragione di vita, e quindi dovunque si può trovare cibo, dovunque. Si può pagarlo niente, tipo il fast food, e si può pagare follie per mangiare un qualcosa di magari buono in un posto carino. Ma la chiudo così: in Italia l'80% dei posti in cui si va a mangiare si mangia mediamente bene, diciamo che si cade in piedi, come si suol dire. In America direi l'opposto, forse solo nel 20% dei posti si mangia bene, e questi posti bisogna ricercarli. Spesso e volentieri, come dicevo prima, sono quasi esclusivamente nelle grandi città. Ma bisogna dire la verità, ci sono cose nella cucina americana che sono molto molto gustose e buone, ma questo penso valga per le cucine di tutto il mondo. Spero il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like e se vi va iscrivetevi al canale, è gratis e mi farebbe molto piacere. Take care, stay safe, ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao!